Cari amici, bentornati alle Sarcastic Academy. Con l'occhiata più piccola del mondo, non ne avevo mai prese di così piccole e mi domando come abbia fatto ad appendersi a un Amo del 6. Scherzi a parte, bellissima, la posso rilasciare prima? Questa monetina, prima la butto e poi iniziamo. Vai! Abbiamo concluso l'altra puntata qui nella spiaggia di Lavagna, adesso andiamo verso il tramonto e proseguiamo perché la situazione comunque di mare, anche se la marea sta scendendo, vado verso il tramonto, voglio fare almeno un'oretta più o meno con il buio per sfruttare il mare, perché a prescindere dalla marea, appunto, tramonto, condizioni di mare buono, possono permetterci qualche cattura. Tra l'altro ho visto che le esche mi sono state completamente mangiate, anche quelle alte, quindi c'è attività di pesce, anche se probabilmente piccolo. Domani andremo a spostarci in un'altra spiaggia. Questa puntata, che si gira ai primi di ottobre, la voglio dedicare, andrà in onda non so quando, onestamente la voglio dedicare a un caro amico che proprio l'altro ieri ci ha lasciato, Roberto Tornar. Ma molti questo nome non diranno troppo. Roberto è stato un grandissimo appassionato di Sarcastic, un carissimo amico, una presenza costante in tantissime iniziative della pesca sportiva italiana, a partire appunto dal surf, la pesca a mosca, e uno degli uomini dietro Top Casting Italia, che è quello che poi ha dato vita al fenomeno e al movimento del long casting, che ci sta portando tante medaglie e tanti campioni. Purtroppo una brutta malattia se l'è portato via. Io voglio dedicare questo momento di pesca alla spiaggia, queste onde e questa schiuma bianca alla memoria di un caro amico che ci ha lasciato. Ciao Roberto. Occhiata golosa che è andata, poverina, a vedere l'esca, è rimasta impigliata. Pescata difficile, molto difficile, esca difficile, non all'altezza, acqua caldissima devo dire. E la stessa esca fa fatica a rimanere viva. Vediamo di arrangiarci con quello che abbiamo. Sto pescando con il pop-up su una canna, chiaramente una delle due, con un doppio short rovesciato, in questo caso un amo dell'8, innesco il saltarello e vedo che il rosso, ma non ditemi che sia una regola fissa, sta funzionando molto bene, perché le occhiate, anche sebbene piccolissime, grandi quanto il verme, gli vanno addosso. Ora io confido molto nell'utilizzo del pop-up per avere un po' di movimento, e adesso al momento è l'unico che ha dato un po' di movimento. Sotto a renicola, ma vedo che la renicola dura poco, segno che probabilmente ci sono i granchi e spazzano via tutto, perché quando l'amo rimane completamente pulito, anzi in questo caso era drizzato ma avevo incagliato, vuol dire che ci sono loro che puliscono tutto, il che significa che non ci sono probabilmente grufolatori tipo rate o mormore che possono spaventarli, e quindi in questo momento è difficile aspettarsi un qualcosa che non sia un pesce di mezz'acqua. Cari amici, scelta dell'amo a renicola, Isashi F31, in questo caso sto usando una misura 6, almeno ad essere un minimo selettivo. L'FC 403, tanto per cambiare per quanto riguarda il trave, 0,24 perché comunque può arrivare qualche pesce importante, c'è tanta turbolenza, tanta vorticità ed è completamente inutile andare su diametri più sottili, perché rischieremo di trovare soltanto enormi grovigli. E ripeto, a renicola in basso,
pop-up in alto, anche lì 0,24 Isashi, sempre F31, per avere una presentazione doppia, una vicino al fondo e una sospesa. Questa vorticità potrebbe anche arrivare a una spigola. La seconda canna è semplicemente montata con un mini trave e un BB, anche lì 0,24, anche se vedo che va un po' in difficoltà in questo caso, questa vorticità va un po' in difficoltà, quindi probabilmente andrò a mettere uno 0,26 per ridurre i possibili grovigli, ed è un fattore che dobbiamo sempre tenere in considerazione. Questo del rapporto tra la misura del filo e la dimensione dell'esca, molto importante. Vediamo che aggrovigliamo l'esca, cioè recuperiamo il long arm aggrovigliato, a volte può essere colpa di un'esca eccessivamente grossa che o durante le fasi di lancio, durante le fasi di recupero, oppure nel momento in cui statica e ferma, si mette a roteare per via della corrente, aggroviglia il filo, e soltanto un filo decente di diametro, giusto rapporto, riesce a resistere. Bel baco di renicola, fuori in acqua e vediamo di prendere qualcosa. Non c'è bisogno di lanciare molto lontano in queste situazioni, anche perché ho visto che fuori ci sono delle rocce che si sono probabilmente scoperte, la possibilità di grovigli, e quindi cerco piuttosto qua, immediatamente dopo il gradino di risacca, di vedere se c'è qualche grufolatore che si è messo in giro. Intanto fra circa una mezz'oretta ci sarà il tramonto, pescheremo un pochino anche col buio e poi continueremo domani in un'altra spiaggia. Parliamo di una canna che abbiamo già presentato nelle precedenti puntate, ma che mi piace veramente, di cui mi piace veramente parlare, l'Interstellar 420 450 per 200 grammi di range. Una canna di ottima prestazione nel lancio, nel recupero e nella sensibilità. Infatti ho preso delle occhiate piccoline riuscendo a vedere addirittura l'attacco di questi micro pesci. La canna si basa sul CX2, basso contenuto di resine. Le soluzioni tecniche che contiene Interstellar sono tipiche di tutte le canne da surcasting della Trabucco. Abbiamo il Twist Free, che è un sistema che impedisce alla canna di avere delle rotazioni durante il lancio, la mantiene, la stabilizza per avere una migliore presentazione e una maggiore precisione. X-Joint, intanto cerchiamo di non farci prendere da qualche onda. Hybrid Tip. Hybrid Tip significa che c'è un innesto nella parte finale del cimino che rende quella parte lì particolarmente, regala alla canna quella parte lì una maggiore sensibilità. Ripeto, 420 450, CX2, leggerissima, lancia molto bene, range ideale di lancio 120, 125, 150 grammi in condizioni di mare, adatta a tutte le situazioni di mare, e lo possiamo vedere perché sta pescando con grande facilità anche con un mare come questo. Beh, avete visto il recupero dal drone, un saragotto che si è pappato la renicola. Ho lanciato qualche metro più in là, ma neanche tanto. Ecco, saragotto, lo mettiamo in acqua. Sta arrivando il tramonto, purtroppo le previsioni meteo parlano di acqua importante fra circa 2 ore, addirittura con presenza di fulmini. In effetti un po' in giro si vede qualche cosa, il tempo è molto perturbato. Va bene, rimaniamo in spiaggia finché possiamo, se poi il tempo ci vuole mandare via, andremo a mangiarci una bella pizza ligure. È arrivato praticamente il momento di dire stop, perché sta arrivando l'acqua, sta arrivando il temporale, parecchie ore, l'attività è veramente scesa molto, quindi pian piano riordiniamo le idee in modo da domani mattina presto di essere pronti ad affrontare una nuova spiaggia.
Il mare si sta lentamente sdraiando, quindi la mareggiata sta passando e si sta trasformando in scaduta. La scelta della spiaggia domani è in funzione della presenza di una foce e quindi, siccome ci sono state delle piogge, acqua dolce che esce, almeno spero, e quindi sicuramente è una situazione che potrebbe essere positiva. A domani! E allora buongiorno, ricominciamo da dove abbiamo finito ieri. Ieri in realtà eravamo a Lavagna, adesso abbiamo attraversato il fiume Entella e siamo a Chiavari. In linea d'aria ci siamo spostati di 300 metri probabilmente. Foce del fiume Entella, mare in scaduta, vento grecale, lo sentiamo piuttosto freddo, condizioni di mare buono. Marea che sta arrivando al culmine di bassa, pescheremo un pezzo di risalita, mare torbido nella prima fascia, un pochino più pulito fuori. Sto cercando di saggiare il fondale, davanti c'è un canalone e c'ho sicuramente l'uscita del fiume che rende tutto quanto interessante. Ho aggiunto un'esca a quelle che ho utilizzato ieri, viste le condizioni del mare, quindi alla renicola e al coreano ho messo il BB che usavo anche ieri, ma c'è anche l'americano, l'esca che non amo particolarmente, ma che mi dicono in queste condizioni funziona molto bene. Pesce. Ma avevo appena finito di parlare di americano e c'è stata una mangiata. Non deve essere un pesce molto importante, ma poco importa. Anzi, in questo momento francamente non lo sento neanche più, però se non altro si è smosso qualcosa. Cominciamo con un saragotto goloso che è finito sull'americano, un po' di groviglio, però l'inizio è di quelli buoni, quindi lo slamo, lo lascio andare e continuiamo. Evito di voltare troppo le spalle al mare dopo i bagni che ho fatto ieri. Prima cattura della mattinata con l'americano, lo conosciamo, vediamo su, chiaramente non lo sto sfruttando nella sua interezza, anche perché si tratta veramente di esche molto lunghe, quindi chiaramente sto utilizzando a pezzi ami. La scelta per questa pescata è su due tipi di amo. Forma BIC 11007 BN, adatto al bibi, adatto all'americano, non adatto alla renicola. F31 che possiamo usare in modo costante con tutti i tipi di innesco, preferibilmente anellidi leggeri come può essere la renicola. Ora ho lasciato l'amo in bocca al sarago, sostituisco il rinnesco, rilancio, vediamo se riusciamo a farne un altro. Mangiata particolare, a meno che non sia un legno portato dalla corrente o di un surfista, esatto, visto, sono bellissimi, bravissimi surfisti lì. Ho visto un'affondata, però è un peso morto, quindi potrebbe essere di tutto. Non sento testate, non sento resistenza, sento solo del peso. Vediamo se questo peso si agita. Sto pescando con il mini trave, qua innescato con l'americano.
piombo 150, visto che c'è questa onda grossa potente, e il finale è uno 0,24, quindi un filo abbastanza robusto, fluorocarbon FC403, quindi vado sempre sul tranquillo e sul sicuro. Molto semplice, noi il trave lo conosciamo ormai a memoria. Ora però ho subito un piccolo groviglio e sicuramente devo aver preso delle alghe, perché ho sentito una trazione progressiva, non ho sentito testate, quindi non era sicuramente un pesce, era probabilmente un qualche cosa che si è andato a impigliare sulla lenza. Cosa faccio in queste condizioni? Accorcio leggermente la lunghezza del trave, perché adesso circa 1 metro e qualcosa, ne tolgo 20 cm e lo ripropongo, vediamo se riesce a rimanermi disteso in corrente. Ora però questa è inequivocabile di mangiata, inequivocabile, perché l'ho sentita chiaramente. Sto raccogliendo delle alghe comunque durante la fase di recupero, che rende tutto quanto abbastanza confuso. Come vedete sto utilizzando una canna che amo particolarmente, mi piace particolarmente, che è l'Hydrogen Competizione. È una canna con la quale lancio bene, mi sento a mio agio nel lancio e ha una bella sensibilità sulle abboccate, anche su pesci piuttosto piccoli. La competizione l'ho accoppiata, se mi concedete il termine, all'Aeras 8000, che è un mulinello che a me piace tantissimo. Ora vediamo di superare questo gradino, c'è ed è anche di buona taglia. Una bella doppiettona, eccola qua, una doppietta di Saraghi. Questa è molto bello, è molto positivo e tra l'altro ha buona taglia, direi, no? Molto soddisfacente l'Islamo, dai, andiamo, allontaniamoci dall'acqua sempre come sopra per evitare di prendermi un'altra secchiata d'acqua. Classica spiombata sull'americano, buona distanza. Evidentemente sotto non si riesce a pescare, forse c'è troppa vorticità, turbolenza, non lo so, e quindi bisogna andare un pochino più lontano. Certo, pescare con quest'onda è una meraviglia, è sempre un'emozione, sempre che non faccia il bagno naturalmente, non collabora neanche un po', perché c'è proprio un grosso gradino e purtroppo c'è l'erba e non mi sta aiutando. Sono abbastanza nei guai, perché il pesce lì mi si slama. Infatti temo di non tenerlo. E va bene, sono cose che capitano, sporcizie sotto riva. Eravamo stati avvisati da Billy, il negoziante locale, che c'era la possibilità che ci fosse della sporcizia sotto. Peccato, perché era probabilmente un pesce di taglia significativa, non grande, grandissimo. Quindi devo cambiare, ovviamente vado a rimettere lo shock leader, scelta obbligata il Tapared, che è il migliore degli shock leader in circolazione. Ora, siccome sto lavorando in una condizione di mare abbastanza importante, non lo utilizzo in tutta la sua lunghezza, rimuovo 4-5 metri di Tapared per andare immediatamente sui diametri più importanti, in modo da avere il filo che esce dal mulinello collegato direttamente già a un diametro importante. E continuerò a pescare con il mini trave, visto che ha funzionato bene
e mi ha garantito quest'ulteriore mangiata. E poi speriamo di non avere lo stesso problema in caso di pesce. Probabilmente dovrò forzarlo nell'ultima parte, recuperarlo veloce, ma vedo tanta alga in sospensione adesso, recuperarlo veloce, se ci riesco a tenerlo alto e vediamo un pochino di risolvere il problema. Intanto però deve riabboccare qualche cosa di importante. Altro saraghetto sull'americano, peccato la taglia piccolina, però vabbè, almeno c'è azione. Ora cerco di liberarlo e continuiamo a pescare. Purtroppo qua sotto mi dispiace per il pesce di prima, perché era sicuramente una taglia più significativa, ma non si può sempre vincere. Cosiddetto americano, un verme ricco di sangue, ricco di umori, grosso. Ovviamente in certe situazioni di mare e di surf lo inneschiamo intero, in altre situazioni lo spezziamo e suggerisco di spezzarlo con le dita perché sono abituato così, non mi chiedete realmente perché. Una cosa di cui dobbiamo stare veramente attenti è questo umore rosso, questo sangue chiamiamolo, teniamolo lontano dai nostri occhi e soprattutto dopo aver innescato laviamoci le mani, perché non possiamo rischiare di toccarci gli occhi, perché è veramente molto irritante. Vedete, io ne innesco un pezzettino, è arrivato alla misura che voglio, cerco di tagliarlo con le dita. Dà l'impressione che questa ferita, questa rottura si vada a rimarginare immediatamente e l'innesco così è più che sufficiente, così che da un verme del genere riusciamo ad avere 3 inneschi, visto che i costi di quest'esca sono veramente molto elevati. Adesso farò una cosa molto importante, sono sceso leggermente di piombo, ma non mi è piaciuto come è stato in acqua questo piombo, quindi andrò a prendere un piombo leggermente più pesante. Ora ero passato a un 125 grammi, torno al 150. Altro saraghetto. Sembra che ci siano solo questi in mare. Mangiano con una voracità incredibile. Anche se metto amo più grosso, esca più grossa, arrivano subito e spazzolano tutto. Però è un qualcosa di un pochino più grande, però va bene uguale. Opla! Olè! In questo caso non c'è bisogno di fare lanci particolari, ground, rotazioni, perché ho visto che le distanze sono dell'ordine dei 60-70 metri, forse 80, quindi un lancio sopra la testa fatto decente con un po' di traiettoria verso l'alto, sfruttare questa bava di vento che sentiamo, più che una bava, un po' di vento che sentiamo, che mantiene il piombo in volo, ci fa guadagnare qualche metro, così almeno abbiamo una maggiore precisione nel lancio con il lancio sopra la testa rispetto a un lancio laterale, sfruttiamo il vento, facciamo comunque distanza. Mi ha già mangiato mentre avevo la canna in mano. No, pensavo più grosso, decisamente. La mangiata era stata veramente importante, mi sono sbagliato e vabbè. L'ennesimo saraghetto, però era interessante, ho visto saltare dei pesci mentre recuperavo, probabilmente erano 2 i saraghi a questo punto, vista la mangiata. Speravo in un pesce più grosso, mi sono sbagliato in pieno. Iras, sto pescando con questa accoppiata, 2,50 la Trabuco Competizione e Mulinello Iras 8000.
un mulinello che a me piace tantissimo per varie ragioni. Innanzitutto il look, veramente bello, accattivante, questo colore canna di fucile mi piace moltissimo. Spire incrociate, recupero morbidissimo, frizione sensibile, facile da chiudere. Mi impressiona la qualità, stavo pescando con una treccia dello 0,12, perfetto, si lancia, il mulinello fa ottenere delle ottime distanze e la struttura è particolarmente stabile, quindi se abbiamo bisogno di un mulinello di performance importanti, l'Airas è assolutamente un'ottima scelta. La manovella ergonomica, l'archetto anti-urto, è tutto facilissimo da utilizzare, antiritorno infinito, tutta una serie di soluzioni tipiche dei mulinelli trabucco che nell'Airas vengono veramente esaltati al massimo. Troppo piccolo. Capisco perché non mandano i loro parenti più stretti. Meno male che ho aumentato la misura dell'amo, così riesco a prenderli giusto in punta e non cagionare troppi danni. E rilanciamo. Comunque devo ammettere una cosa, la Nemesea, in questo caso le XT Surf, lancia con una facilità imbarazzante. Veramente si ottengono delle distanze, sto lanciando sopra la testa, ho detto, per cercare di essere preciso, e con un movimento appena accennato riesco a ottenere delle distanze molto significative. Chiaro, non stiamo parlando di 130-140 metri, allora lancerei in un modo diverso, ma lanciando sopra la testa senza sforzo, appunto per cercare di entrare nei settori che voglio, con questa riesco a ottenere veramente distanze importanti. Cari amici, penso sia arrivato il momento dei saluti. È stata una bellissima mattinata in questa spiaggia di Chiavari, mare stupendo, bell'onda, schiuma bianca, mare torbido, un sacco di catture, sarghi, poche, tranne un paio, catture rilevanti, ma non importa perché comunque è un bel surfcasting, questo è innegabile. Dietro il tempo che si può vedere mi fa capire che forse è arrivato il momento di chiudere le canne e tornare a casa. Per cui ci vediamo al prossimo appuntamento di Surfcasting Academy, grazie come al solito. Voglio ricordare che questa puntata è dedicata alla memoria del mio carissimo amico, grande surfista, grande pescatore, ma fondamentalmente amico, Roberto Torno. Ciao e alla prossima!